Ringraziamo tanto lo studio Viviani per averci dato l'opportunità di condividere insomma, questa bella esperienza progettuale e di averci scelto anche come uno dei partner principali per questo progetto. Dimora Palanca, per me già il nome in sé racchiude il concept di questo intervento. Stefano, raccontami qualcosa di più. No, esatto, Dimora, perché quello che volevamo ottenere era proprio di avere un effetto casa, fare in maniera che il turista che viene a Firenze non va in un albergo, come ce ne sono già tanti, ma che avessero l'effetto di essere ospitati da una famiglia fiorentina. E quindi proprio l'effetto casa, entrare, avere questo ingresso come fosse una casa. Ora noi siamo nel salotto della casa, la sala da pranzo, la sala televisione, eccetera. Proprio casa. Dopodiché sei ospitato in una stanza come ospite del padrone di casa, per cui si passa al piano nobile dove ci sono le camere più belle, poi... Ma ogni camera ha la sua particolarità. Come ho pensato, facciamo finta che sia casa mia, posso permettermi una casa a Firenze, me la faccio bella, faccio tante camere perché voglio ospitare tante persone, però l'avrei fatta così, contemporanea, col rispetto di tutto quello che c'era, dagli affreschi che vediamo, agli stucchi, a tutto quello che è la struttura. Infatti anche per dire i bagni sono stati fatti in maniera classica, come i bagni ci fossero già, come se tutto quello che è struttura era quella preesistente, anche le finestre sono di legno, non è che abbiamo cercato di fare del moderno nella ristrutturazione, però nell'arredamento sì, contemporanea, anche perché sarei un architetto come padrone di casa e mi sarebbe piaciuto contornarmi di cose belle, di cose anche classiche, firmate. E invece Martina, secondo te, appunto, quello che descriveva ora Stefano, cioè la trasformazione di spazi comunque come l'hotellerie, ma anche forse nel mondo nautico adesso che si sta avvicinando sempre di più a una sorta di residenziale, no? Insomma, questi due mondi si stanno convergendo sempre di più. Come lo vedi? Come lo leggi secondo te? Allora, io sinceramente penso proprio che alle persone piaccia sentirsi a casa un po' ovunque, soprattutto nella società di oggi, ormai che abbiamo una vita frenetica, ci spostiamo un sacco sia per lavoro che per piacere, cioè facciamo fatica a trovare le radici, c'è un punto fisso dove fermarci, e quindi penso che in questa frenesia sia fondamentale riuscire a trovare un po' della propria casa un po' ovunque. Quindi figuriamoci in un albergo dove ti senti ospite, perché il concetto è quello, ed è bellissimo proprio questo fatto di potersi sentire a casa. E sì, giustamente come hai detto te, penso che sia un fattore che si può riscontrare ormai un po' in vari ambiti, secondo me anche negli ambiti lavorativi, cioè spesso ormai le riunioni vengono fatte nei salotti, non c'è più questa suddivisione. Sì, esatto, non c'è più questo mondo rigido, lavoro diviso da sfera privata, eccetera. Quindi secondo me è importante da perseguire. E invece l'impressione, diciamo, quando appena sono entrato mi sono ritrovato effettivamente non in un hotel, ma mi sono trovato in una hall, in uno spazio comunque vivo, c'è il caffè, c'è il ristorante, c'è questa vista sul giardino, però non sono entrato in una reception classica, diciamo, dell'hotel, no? E quindi Paolo, cioè, come avete studiato effettivamente questi spazi in comune che accolgono subito il visitatore? Allora, se hai fatto caso, tu appena sei entrato nella proprietà di Dimora Palanca non hai notato neanche una grande insegna di hotellerie, no? Abbiamo deciso di applicare una classica targa in marmo con scritto chiaramente Dimora Palanca, però che rimanga comunque molto intima la cosa. Entrando nella reception non trovi più il classico bancone reception, ma lo staff dell'hotel ti accoglie al di là di un confortevole tavolo. Quindi appunto anche qua si crea un'atmosfera domestica, accogliente, come accoglienti sono anche tutti gli spazi comuni, no? Eleganti ma allo stesso tempo informali. E invece per quanto riguarda appunto, sicuramente il risultato di questo intervento è di grande pregio. Io ho apprezzato fin da subito in realtà l'eleganza, ma anche la connessione che c'è tra spazi comuni e spazi privati.
So che voi avete, dal mio punto di vista, preso una decisione molto coraggiosa fin da subito, quella di utilizzare quasi un monogruppo. E ora capisco anche perché. Sicuramente il fine è quello di dare una sorta di familiarità e di non suddividere le funzioni private, diciamo, o pubbliche. Abbiamo scelto, insomma, avete scelto il gruppo B&B Max Alto. Vorrei sapere, insomma, i fattori che vi hanno portato a questa scelta e qualche feedback vostro, insomma, come vi siete trovati, come è stato, ecco, questo approccio. La decisione di scegliere un unico brand è stato anche proprio il fatto che, siccome poi il cliente va in una stanza sola, il fatto che da qualsiasi stanza vada si trova collegato all'arredo delle parti comuni, capito? Ora la cucitura della poltrona dove sei seduto te, uno la ritrova poi nel letto, nella cucitura del letto, eccetera, fa sì che uno sente che la camera fa parte di questo. Perché tante volte negli alberghi anche uno fa vari stili, secondo i piani, secondo le cose, Certo. eccetera. Forse dipende dalla grandezza dell'albergo, la situazione può essere anche giusto, ma in questo caso noi volevamo che il cliente, che oltre che gli spazi comuni vive una camera, si sentisse nella stessa casa. E Assolutamente. quindi questa qua è la scelta anche di un unico brand da tutte le parti, anche perché poi per dire c'è la garden house, c'è il piano nobile, il secondo piano, che uno poteva dire ma facciamo cose diverse, Certo. però invece no, C'è possiamo fare il tutto uguale proprio perché chiunque in qualsiasi camera uno dorma si deve sentire che è in questa casa. Infatti la mia impressione è stata quella subito di familiarizzare proprio con l'arredo, cioè arrivo nella sala, esempio dove siamo adesso, ritrovo questa forma di poltrona che rivedo in stanza, magari insomma come avete fatto voi, con un tessuto diverso, e comunque mi sento già possessore di questo oggetto, in connessione, non devo riadattarmi velocemente Esatto. ad altre forme, ad altri spazi. Sei in confidenza. Sono assolutamente in confidenza. Ma infatti scegliere B&B e Max Alto come monobrand è stata una grande sfida, ma devo dire la verità, è stato anche un grande successo. Sì. Cioè l'immortalità del brand, la classicità, l'innovazione, il grande design di Antonio Citterio sono stati abbracciati, no? Anche dall'immortalità di strutture storiche come queste. Sì. E quindi è stato un connubio, credo, perfetto. Cioè la manodopera che abbiamo visto anche su Inside B&B, tutte le poltrone, tutti gli arredi cuciti a mano, il profumo della pelle, rappresenta proprio... Sì. Secondo me per voi era il vostro ponte perfetto tra quello che era e quello che volevate fare diventare questo posto, effettivamente. Sì, anche perché dà un tocco classico, però stiamo parlando comunque di uno stile elegante e semplice, quindi che si sposa alla perfezione con la struttura degli ambienti in cui sono inseriti gli arredi. Partiamo la vostra stanza preferita, l'oggetto che vi è piaciuto, qualcosa in particolare, diciamo, di questo, che foste più affezionati di questa struttura? Allora, a me personalmente forse, proprio sempre parlando di B&B e Max Alto, tutta la linea Febo, che ne abbiamo già parlato prima, con questa cucitura a bastone e queste forme diverse, perché la Febo ha vari step, no? Quella è stata una grande soluzione di arredo, perché nelle camere piccole chiaramente abbiamo proposto la sedia Febo, la poltrona Febo più piccola, c'è stato modo di gestire bene anche gli spazi. Effettivamente è vero che si è puntato tanto sul monomarca, però c'è stata veramente c'è stato uno studio approfondito su ogni stanza, perché tutte le stanze sono diverse, cioè non stiamo parlando di un edificio dove ci sono le colonne di camere uguali, ogni stanza ha le sue peculiarità, le sue particolarità e quindi le scelte degli arredi, seppur all'interno dello stesso brand, sono state personalizzate per ogni camera e hanno fatto sì che appunto ogni camera fosse speciale a suo modo. È importante anche il custom made, nel senso la possibilità di progettare arredi su misura e sfruttare al massimo gli spazi anche negli ambienti più piccoli, perché come diceva lui non sempre abbiamo questi assolutamente. Ci sono anche camere più piccole che nonostante fossero di partenza un pochino più sfortunate, alla fine il risultato è bellissimo. Sì.
Sì. Molte volte si abusa effettivamente di questa parola custom made solo anche per cambiare un materiale, invece nel vostro caso giustamente questa casa imponeva degli spazi diversi e voi avete dovuto adattare, no? Riadattare in scala anche alcuni prodotti, alcune cose, insomma allargarli dove si poteva essere la cosa più importante, magari cercare di restringere per far sì che lo spazio comunque venisse ben equilibrato, e questo assolutamente immagino sia stato un aiuto anche. Sì, no, anche perché poi ci sono delle regole, un hotel 5 stelle, la camera dell'hotel 5 stelle deve avere 2 poltrone, un letto, una scrivania, cioè varie cose, per cui ci doveva stare tutto, il frigorifero, il frigobar, per cui ovvio che poi abbiamo dovuto anche delle volte dove non c'era l'abbondanza di spazio, assolutamente customizzare tutto, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie sì, anche a voi. E quindi scommetto che i progetti futuri comprenderanno ancora il mondo dell'hotelleria oppure avete altre cose? No, proprio stiamo facendo un'altra cosa qua a Firenze, una a Milano, sempre con la stessa proprietà e sempre saranno 5 stelle e quindi sempre dobbiamo trovare prodotti buoni. Prodotti buoni, bene. E sono anche entrambi hotel completamente diversi da questo, quindi Sì. è una sfida. No, poi tra di loro nuova. si assomigliano, diciamo, perché sono, però non è più una dimora. Non è più una dimora. Anche se anche lì, nonostante non sia una dimora, cercheremo di dare sempre questo effetto casa, perché come diceva lei, ormai il trovare l'atmosfera accogliente la si ricerca in tutti. Il genius loci, no? Come dice sempre l'architetto Viviani in ogni progetto. Sono molto interessato allora a questi nuovi progetti. Allora, ringrazio lo studio Viviani, Paolo, Martina e Stefano in sé, e niente, complimenti, bravi ragazzi. Grazie. Grazie a voi.